Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere come preparare il legno prima di inserirlo nello stampo, nel cassero, e colare la resina. Quindi rimani fino alla fine del video per non perderti alcuni dettagli molto importanti. Partiamo. Allora ragazzi, quello che vedete è una tavola che l'ho tagliata, è sempre un video che dovrà seguire su questo canale, quindi non perdetevi e iscrivetevi al canale così vedete come sto trasformando un semplice e un comune tavolo da cucina in un river table molto bello, quindi rimanete aggiornati iscrivendovi. Qui ragazzi abbiamo più o meno le cose che dovranno servirci per la pulizia del legno. Allora in questo caso io, facendo questa tavola, l'ho tagliata col seghetto alternativo e poi dovrei spolverarla e spennellare i bordi con l'impregnante epossidico. Ma partiamo dall'inizio, quindi se la vostra tavola è ancora grezza potete utilizzare una piala elettrica, potete andare da un falegname e inserire la vostra tavola nella piala elettrica, oppure io mi sono costruito da solo una pialla, è un router, con la fresa lo vado a fresare e lo faccio a spessore, oppure se è un semplice tagliere, una tavola piccola, potete utilizzare anche una levigatrice. Io utilizzo questa della Bosch. Le grane, le carte sono queste che praticamente sono trasparenti e permette l'aspirazione della levigatrice in modo che non si crea artrito e non si crea la polverina che poi dopo mi va a intasare la parte in legno. Quindi è importante anche questo aspetto. Con le carte bisogna sempre partire con la P80 e seguire fino a P3000 se si vuole ottenere la brillantezza della resina. Dopo ragazzi, se le tavole con cui lavorate sono molto brutte, con i nodi, con tanto sporco, potete utilizzare un trapano e aggiungere questa tipologia di spazzole metalliche per rimuovere tutta la sporcizia e pulire per bene tutto quanto. Si può utilizzare anche questa roba qua, che è una spazzola in una plastica molto dura e non è cioè non rovina molto il legno, ma lo pulisce per bene. Altrimenti di qualcosa di più pesante potete utilizzare anche una roba del genere che pulisce molto bene in profondità anche. Dovete carteggiare molto bene il vostro legno, lo dovete pulire dalla polvere, cercare di spolverarla con uno straccio oppure con un compressore. Qui c'è un compressorino mio vecchio. Come vi dicevo prima, si può partire da una grana di P80, carteggiare per bene, arrivi fino a P400, secondo me è anche abbastanza. Prima di inserirlo nel cassero, ci assicuriamo che sia impregnato con la resina. Posso consigliarvi di usare sia la stessa resina con cui fate la colata, oppure un impregnante epossidico. È un impregnante epossidico che è questo qua che vi faccio vedere adesso. Se volete vi posso lasciare nella descrizione qualche link. Allora, l'impregnante epossidico, questo che sto utilizzando, è una parte di A e una parte di B, è un bicomponente 1 a 1, praticamente 50 grammi di questo più 50 grammi di quello, si mischia sempre come la resina 3 minuti e si può sia usare il pennello oppure lo mettiamo in questo spruzzino e col spruzzino andiamo a spruzzare tutto il nostro legno. In questo modo siamo sicuri che va dappertutto, ma anche col pennello si riesce facilmente a usarlo. L'applicazione della resina oppure dell'impregnante, in questo caso epossidico, è molto importante perché in questo modo il legno viene impermeabilizzato e tutte le fessure e tutti i forellini piccoli vanno a chiudersi. Una volta che aspettiamo anche 24 ore che il nostro legno sia asciugato per bene di questo impregnante, possiamo fare la colata. Una volta che facciamo la colata siamo sicuri che dal legno non esce l'aria, perché se esce l'aria mi rovina il prodotto finale. Quindi impermeabilizzando il legno all'inizio è una cosa molto importante prima di fare la colata. I tempi di asciugatura variano in base al prodotto che state utilizzando. In questo caso, utilizzandone per un lavoro che ho fatto in precedenza, ho aspettato intorno alle 24 ore. Sono andato a vedere com'era, era molto asciutto, era pronto per essere utilizzato. Bene amici, con questo abbiamo concluso questo video. Spero che vi è stato utile.
lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!